Salve, benvenuti alla recensione dell'LG Watch Urbane, che potete vedere la seconda edizione versione LTE. Questa è la confezione. All'interno troviamo eh, questo accessorio qui che serve per aprire la parte posteriore dell'orologio. Poi vabbè, l'orologio stesso, in questo caso, vedete. Poi abbiamo il caricabatterie da parete. In questo caso vedete la presa non europea perché è stato acquistato su un sito estero, però mi è stata inviata anche l'adattatore per la presa europea. L'orologio, come possiamo vedere, questo qui, dimensioni non troppo grandi, comunque non è adatto a un pubblico femminile. Tenendo premuto si entra, vedete, si può cambiare le varie watch face. Ehm, Scorrendo si entra nel menu, vedete, troviamo telefoni, impostazioni, messenger, agenda, poi abbiamo tutte le varie applicazioni che si trovano sul telefono e che vengono quindi sincronizzate con l'orologio. Abbiamo il Fit, Google, Hangouts, LG Health, mappe, Messenger, Meteo, OneNote, Play Musica, Promemoria, Shazam, ed Skype, la sveglia, così via. Poi scorrendo sempre dalla parte sinistra troviamo la rubrica e poi vedete i comandi vocali. Basta infatti pronunciare, vedete, ok Google, vedete, vi entra direttamente nel menu. Poi qui possiamo dire invia un messaggio con Hangout, con WhatsApp, chiama, pure il battito cardiaco, impostare la sveglia e così via. Ehm, L'orologio, se lo vado, vedete, a indossare, io adesso non ho un polso praticamente estremamente grande, come potete vedere. Questo è l'orologio. Nella parte posteriore ritroviamo il sensore di battito cardiaco e poi questi 5, vedete, attacchi magnetici che servono per il caricabatterie. Questo qui, vedete, si ricollega dietro l'orologio e abbiamo quindi anche con la porta USB. Poi ci sono praticamente, se vado nelle impostazioni facilmente raggiungibili, vedete, basta tenere premuto per pochi secondi, si entra nelle impostazioni. Si può regolare la luminosità che va da 1 a 5. Non è possibile mettere se non c'è il sensore di luminosità, quindi non è possibile mettere la luminosità automatica. Si può cambiare il quadrante, si può impostare la dimensione del carattere. Poi ci sono queste applicazioni qui dei gesti. Praticamente io scorrendo, dando un colpo con il polso verso l'alto, mi scorre le notifiche. Invece, buttando il braccio per esempio verso il basso, l'orologio torna alla schermata iniziale, così via. Poi si può vedere tramite il tutorial che vi insegna. Poi c'è l'opzione dello schermo sempre attivo, poi i suoni. In questo caso i suoni sono soltanto per la sveglia e per la suoneria praticamente quando vi arriva una telefonata. Infatti le notifiche avvengono soltanto tramite la vibrazione, che è un po' troppo, però forse un po' troppo debole. Poi c'è il collegamento wifi, bluetooth, poi c'è cellulare che se introdurre in questo caso, vedete, no, lo stato sim, non essendo sim non c'è la rete. Poi c'è la posizione, la modalità aerea, l'accessibilità, che ci sono altre opzioni per usare meglio l'orologio, impostazioni date e ora, poi c'è il blocco schermo, poi le autorizzazioni per le varie app, quindi a seconda delle notifiche che vi interessano. Poi c'è disaccoppia col telefono, riavvia, spegni e le informazioni in questo caso vi dicono il sistema operativo, vedete, la batteria, se ci sono gli aggiornamenti di sistema, il sistema in questo caso è aggiornato, abbiamo Marshmallow. Premendo il pulsante si torna alla schermata iniziale, poi ci sono delle semplici opzioni, vedete, se premo una volta si spegne, se premo due volte, vedete, mi entra in modalità cinema. Cioè in questo caso l'orologio è come se fosse una specie di non disturbare, non arrivano notifiche. Ripremendo il telefono
Poi se spengo e premo 3 volte contemporaneamente, vedete, c'è l'aumento di luminosità automatica che scompare dopo pochi secondi, questo nel caso in cui ci troviamo in posti particolarmente soleggiati. Poi se tengo premuto per almeno 10 secondi, l'orologio si riavvia. Basta, e poi abbiamo i pulsanti superiori, con il primo si entra nella rubrica direttamente e con quello in basso si va nel fit. Vedete? C'è il contapassi, il battito cardiaco, il sensore di stress e così via. Vedete qui in questo quadrante possiamo quindi vedere ci sono questi tre cerchietti, uno con quello in basso che quindi vedete la durata della batteria, in questo caso è a metà, una batteria da 570 mAh che dura, in questo caso tenendo l'orologio nella modalità schermo non sempre attivo, dura circa 2 giorni. Poi in quest'altro quadrante qui possiamo vedere che c'è, vi dice prende il giorno della settimana, Saturday, e poi in quest'altro quadrante qui invece vi dice eh, i secondi. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo orologio, abbiamo già visto che c'ha la certificazione IP67, c'è alla polvere e anche all'acqua. Poi abbiamo praticamente come dimensioni è un display praticamente 480 per 480. Ehm, Poi la batteria, ho già detto che è da 570 mAh. Eh, Poi che cosa dire più? Niente, beh, in questa versione anche la versione LTE, però l'LTE la possiamo utilizzare soltanto quando praticamente vado a collegare l'orologio al cellulare, lì sfrutta la rete LTE del cellulare. Infatti se vado a inserire una SIM indipendente all'interno dell'orologio si ha soltanto il 3G. La cosa negativa è che, vabbè, quando lo accoppio con il telefono, posso praticamente utilizzare tutti i vari collegamenti Bluetooth, WiFi e 3G, mi arrivano tutte le notifiche, quindi l'orologio lo sfrutto al massimo. Quando invece vado a inserire una SIM indipendente, quindi vado a inserire una nano SIM con un altro numero, posso sì fare la deviazione di chiamata al cellulare alla SIM dell'orologio, ehm, però lo smartwatch non essendo dotato di modem interno non può sfruttare la connessione dati della scheda, quindi posso solo ricevere messaggi e telefonare. Il processore praticamente è lo Snapdragon 400, ha 1 giga di RAM e 4 giga di memoria. Il display abbiamo visto è 1.08 pollici, abbiamo 4 giga di memoria interna, non c'è la slot per memory card, il peso è 92,7 grammi, uno spesso di 14 mm. Non c'è la fotocamera, quindi né fotocamera né video, quindi non possiamo praticamente registrare video oppure scattare fotografie. Per quanto riguarda il suono del telefono è ottimo, cioè si può parlare quindi in maniera, si ascolta e si parla in maniera molto chiara. C'è la possibilità anche di collegarlo ad un auricolare Bluetooth. Poi vedete il cinturino è un cinturino proprietario. All'interno di questo cinturino quindi c'è l'antenna GPS, quindi non è possibile sostituirlo con i cinturini che troviamo in commercio. Il cinturino vediamo che è di ottima qualità e robustezza ed è in gomma. Ehm, Poi per quanto riguarda le altre funzioni, niente da dire in più. Ehm, ehm, Altoparlante abbiamo visto il laterale, abbiamo i tre pulsanti vabbè, laterali. ehm,
Niente, ricezione buona, qualità chiamata ok, possiamo anche collegare questi cookie futuruti e così via. Il prezzo, vediamo che se lo vado a comprare su un sito su Amazon costa intorno a 430-450 euro. Io questo qui l'ho comprato da un sito giapponese, cinese, è Global Central, mi è arrivato quindi dopo circa 8 giorni, ecco perché anche la presenza della presa non europea. L'ho pagato quindi circa intorno ai 330 euro. Anche approfittato di uno sconto perché era appena iscritto. Niente, questo è tutto. Alla prossima.